Buongiorno viaggiatori felici, oggi vi portiamo alla ricerca di due straordinari tesori della Turchia, il Palazzo Dolmabahce e la Basilica Cisterna. Esplorando il magnifico Palazzo Dolmabahce, un gioiello della storia di Istanbul. Oggi vi portiamo in un viaggio attraverso uno dei luoghi più affascinanti della città, il maestoso Palazzo Dolmabahce, un simbolo splendente del passato imperiale della Turchia. La storia dietro lo splendore. Situato lungo le sponde scintillanti dello stretto del Bosforo, il Palazzo Dolmabahce fu costruito tra il 1843 e il 1856 per volere del sultano Abdülmecid, il 31esimo sultano dell'impero ottomano. Il palazzo fu eretto per mostrare la crescente ricchezza e modernità dell'impero, sostituendo il più tradizionale palazzo del Topkapı come centro amministrativo. Dolmabahce, che significa giardino riempito, prende il nome dalla terra bonificata su cui è stato costruito. Rappresenta una fusione di stili europei neoclassici, barocchi e rococò, armonizzati con l'architettura ottomana, un riflesso del crocevia culturale che Istanbul incarna. Meraviglia architettonica. Estendendosi su oltre 45.000 metri quadrati, il Palazzo Dolmabahce vanta 285 stanze, 46 saloni, 6 bagni hammam e 68 toilette, un vero e proprio simbolo di grandezza e lusso. La facciata esterna affascina i viaggiatori con i suoi dettagli ornati e i particolari in marmo bianco. Una volta all'interno, preparatevi a restare incantati. Gli interni sono sontuosamente decorati con foglia d'oro, lampadari di cristallo e tappeti di seta pregiata. Uno degli elementi più iconici del palazzo è il più grande lampadario di cristallo boemo al mondo, un dono della regina Vittoria che pesa 4,5 tonnellate e ha 750 lampade. La sala delle cerimonie è uno spettacolo straordinario, con la sua vasta cupola sostenuta da colonne intricate e adornata con affreschi ed elaborate decorazioni. Questa sala veniva utilizzata per ricevimenti ufficiali e cerimonie grandiose, lasciando i visitatori meravigliati dalla sua opulenza. Uno sguardo al lusso ottomano. Uno degli aspetti più affascinanti del Palazzo Dolmabahce è il suo mobilio lussuoso. I tappeti furono appositamente tessuti a Erekle, una cittadina famosa per la produzione dei migliori tappeti turchi. Non perdete la Scala Imperiale, un capolavoro realizzato in cristallo baccara, ottone e legno di mogano, una scala degna di una famiglia reale. Un'altra caratteristica impressionante è la sezione dell'harem, dove viveva la famiglia del sultano. Questa zona, privata, offre uno spaccato della vita quotidiana della famiglia reale ed è ricca di stanze decorate con eleganza, oggetti personali ed un'atmosfera intima. Significato storico. Il Palazzo Dolmabahce non è solo un capolavoro architettonico, ha anche un ruolo significativo nella storia moderna della Turchia. Atatürk, fondatore della Repubblica di Turchia, trascorse i suoi ultimi giorni qui. Morì nel palazzo il 10 novembre 1938 esattamente alle 9:05. Oggi tutti gli orologi del palazzo sono simbolicamente fermi proprio a quell'ora in suo onore. Informazioni utili per la visita. Il Palazzo Dolmabahce si trova nel quartiere di Beşiktaş, proprio accanto al Bosforo. Generalmente è aperto dalle 9 alle 17 ed è chiuso il lunedì. Il costo del biglietto d'ingresso è di circa 40 euro e il Museum Pass non è accettato. Sebbene sia consentito fotografare all'esterno, all'interno vi sono restrizioni. Controllate le regole prima di scattare fotografie. Esplorando il mistero della Basilica Cisterna, la meraviglia sotterranea di Istanbul. La Basilica Cisterna si distingue come uno dei siti più enigmatici e affascinanti per i visitatori. Una discesa in questo capolavoro sotterraneo rivela un mondo nascosto di splendore architettonico, leggende antiche e rara bellezza. Scopriamo più da vicino cosa rende la Basilica Cisterna una meta imperdibile per turisti appassionati di storia. Un tesoro nascosto sotto la città. La Basilica Cisterna, o Yerebatan Sarnıcı, che significa cisterna del palazzo sommerso,
Si trova a pochi passi dalla celebre Santa Sofia, nel cuore della Istanbul storica. Questa enorme struttura sotterranea, costruita nel 532 d.C. durante il regno dell'imperatore Giustiniano I, serviva come sistema di filtrazione dell'acqua per il Gran Palazzo di Costantinopoli. Per secoli, dopo la caduta di Costantinopoli, la Basilica Cisterna fu largamente dimenticata dal pubblico. Fu riscoperta nel XVI secolo dal viaggiatore olandese Gillius, che sentì racconti di abitanti locali che prelevavano acqua e persino pesci attraverso fori nei loro seminterrati. Gradualmente divenne un punto di interesse e fu successivamente utilizzata anche per il palazzo Topkapı dagli ottomani. Durante il periodo della Repubblica di Turchia, importanti restauri hanno preservato l'integrità strutturale della cisterna, trasformandola in una delle attrazioni turistiche più popolari di Istanbul. Meraviglie architettoniche e misteriose teste di Medusa. Entrando, i visitatori sono subito colpiti dalle dimensioni della cisterna. Si estende su circa 9.800 metri quadrati e può contenere 80.000 metri cubi d'acqua. Lo spazio cavernoso, illuminato debolmente, è sostenuto da 336 colonne di marmo, ognuna alta 9 metri e disposte in file simmetriche, creando un'atmosfera ultraterrena. Le colonne della Basilica Cisterna sono un mix eclettico di stili, molte delle quali riciclate da strutture romane precedenti. Le più famose sono le due enigmatiche teste di Medusa, alla base di due colonne in un angolo della cisterna. Una testa è capovolta, mentre l'altra è posizionata di lato. Le origini e lo scopo di queste sculture sono ancora oggetto di dibattito tra gli storici. Si trattava di un tentativo deliberato di neutralizzare i poteri mitici di Medusa o semplicemente di un riutilizzo pratico di pietre antiche? Il mistero che circonda queste teste aggiunge fascino alla cisterna. Nonostante le sue antiche origini, la cisterna rimane un capolavoro di ingegneria. La muratura impermeabile ha resistito per quasi 1500 anni. La silenziosa bellezza dell'acqua e della luce. L'atmosfera all'interno della cisterna è esaltata dal riflesso delle colonne nelle acque poco profonde, creando un suggestivo effetto specchio. L'illuminazione soffusa evidenzia le trame della pietra, mentre il lieve suono dell'acqua che gocciola conferisce un'aura quasi meditativa all'esperienza. I visitatori possono passeggiare su passerelle di legno sopraelevate che si snodano tra le colonne, offrendo punti panoramici per fotografie mozzafiato. Informazioni utili per i viaggiatori. La Basilica Cisterna è aperta dalle 9 alle 22 tutti i giorni della settimana. Il biglietto d'ingresso costa 25 euro e il Museum Pass non è accettato. Viaggiatori, per oggi questo è tutto. Vi ringraziamo per la visione, raccomandandovi di regalarci un like se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video ed aiutarci a far crescere il canale. Ciao!